Siamo tornati? We are the first one. We are a little bit excited, so... We are always the first one. Rooibos caldo per riscaldarci e siamo di nuovo super felici. Nel caso non aveste visto il video dell'altra volta, quando venite al Noma vi fanno mettere in quest'area. Siamo di fatto all'interno di una serra, ce ne sono 3 una in fila all'altra. La prima è una zona di benvenuto dove vi danno questo tè caldo, vi mettete qua, aspettate il vostro turno, come dal medico. I primi ad entrare, i primi anche ad andare al ristorante. Potrebbero sembrarvi immagini prese dal precedente video, no, siamo tornati veramente ragazzi. L'ambientazione è cambiata, siamo in autunno inoltrato e siamo qui per la game season. Quindi avete una prima serra per il benvenuto, una seconda serra che è la test kitchen e poi la sala vera e propria. Ragazzi, wow, la porta è cambiata. Ma la domanda che mi sorge spontanea è: ma che mazzo si sono fatti per appendere tutta quella roba? È bellissimo ragazzi. Ciao, buongiorno. Grande Luca, tu speravi di esserti liberato di noi, e invece no. Ragazzi, sono emozionato come se non fossi mai venuto. Tra l'altro per la game mi pare di notare che si è cambiato anche un po' tutto l'arredamento all'interno della sala, in linea con il nuovo menu. Alle spalle di Franci c'è un muro di funghi che adesso vi inquadro. Siamo stati accolti da tutta la brigata, non so se avete colto che in mezzo c'era anche un certo René Redzepi, che pensavo fosse a Torino, invece oggi è qua. Bene, non vediamo l'ora di iniziare. So this is a juice that we make from pears, a little bit of smoked tea as well to add a bit of kind of non-fruit quality, and juniper berries. And then for you, it's a crémant from Jura in France, made by Stéphane Tissot. So mostly Chardonnay and Pinot Noir, then a little bit of other native grapes, Pulsar, Ventroso. We're going to start you off with the guinea fowl. You've seen it as the whole. You got in front of you pieces of the thigh and as well the breast. And then to the side, and there's a sauce that got made on hazelnuts. The idea is that you take it with your hands and you dip it into the sauce and eat it together. To the side, you find as well pieces of the skin. And then you get the spoon because you have as well a serving of the egg. You got a little pine cone, but as well as sauce, which is made on nettles and as well as some watercress. Santo Google che ci aiuta e che ci fa capire che stiamo per assaggiare della faraona, ragazzi. La puntata di oggi potrà sembrarvi un piccolo approfondimento alla Super Quark. Però ragazzi, vi mettiamo i sottotitoli, Brava Franci, ricordatevi che avete ben 4 sottotitoli da cui poter scegliere: italiano, inglese, spagnolo e francese. Spero che qualche piatto ci venga servito in italiano dall'ottimo Luca, come già successo per la Veggie Season. Si inizia? Si comincia con un fil rouge con la stagione precedente, perché se vi ricordate la nocciola era presente anche nella prima entrée che abbiamo ricevuto, quella con le famose formiche, ma dovevano esserci, non dovevano esserci. Li lasciamo col dubbio? Lasciamoli col dubbio. Innanzitutto è freddo, nel senso che è a temperatura ambiente, tenerissimo, e questa salsa di nocciole è deliziosa, con dei granellini di sale sopra, ti farà impazzire. Questo pezzo di carne da dippare in questo sughetto di nocciola è una combo pazzesca. È una cremina che sembra proprio nata apposta per lui. Inizio incredibile. Oggi si parla di cacciagione, come avrete capito, ma il primo assaggio è stato una carezza. Avrei voluto mangiarlo in un solo boccone, ma cerco ancora di darmi un contegno su questo canale. I granellini neri sopra hanno un sentore balsamico veramente inaspettato, buonissimo. Invece io sono temerario e prendo tutto in un'unica soluzione. È fredda, non me l'aspettavo. È molto piacevole perché potreste aspettarvela croccante. Invece è morbida, ma hanno cotto bene il grasso in maniera che non sia fastidioso. È uno snack super piacevole. A me che non piace la pelle, perché solitamente è grassa ed è difficile da masticare, questa è assolutamente perfetta. Continuiamo con una pera. All'interno trovate un'insalata di pera condita con un succo di uva spina rossa e un lampone nordico chiamato sea buckthorn. Quello che andrete a fare è a sollevare la pera dalla cima e andrete a scoprire quello che poi si calerà all'interno di questo piatto ghiacciato. Per chi di voi magari non avesse visto o non si ricordasse il primo video del Noma, il Noma alterna 3 menù differenti in 3 periodi dell'anno diversi. Il primo video era la Veggie Season, cioè la stagione vegetale tra virgolette, che non è il menù vegano come molti
quanti hanno pensato, ma è semplicemente il menù dove le protagoniste sono le verdure, anche per rispondere al tema formiche. Oggi facciamo la Game Season, cioè il menù autunnale sulla cacciagione, dove appunto il protagonista sarà la carne. Ovviamente, come nel caso della veggie, la carne non sarà l'unico elemento, sarà l'elemento protagonista, tant'è che ci è appena arrivata una pera nel piatto. Ci hanno specificato che questo è un piatto one shot per le riprese. Tentativo numero 1. Attenzione. È una pera scavata che poi uno appoggia nel piattino qui di fianco. Questo è un recipiente fatto di ghiaccio al cui interno trovate la vostra insalata di pere. Dolce, fresca, ma ovviamente condita anche con dell'olio, quindi ha delle note salate. Solitamente non torniamo in un ristorante dopo così poco tempo come è avvenuto per il Noma, ma per quale motivo? Perché per apprezzare la filosofia di un posto, soprattutto come questo, devi provare diversi menù, e avendo assaggiato il menù veggie eravamo curiosissimi di assaggiare il menù dedicato alla cacciagione, che tra l'altro è quello che dura meno perché dura soltanto 2 mesi. So this is a juice made with white currant that we use quite a lot, has this nice sharp acidity. Then we add rose kombucha to it and jasmine tea, kind of floral flavor profile. This is a wine from northern Germany, from Saale Unstrut. It's made with Silvaner and Chasselas mixed with a little bit of skin contact on it, just 3 days to give a bit more robustness, from 2018. We're going to continue here with a SCOBY. So SCOBY is the mother of the kombucha. So that's the part in the center, and we're marinating it in crowberry, a fruit that's here in Denmark. And then you have a rose hip that's also dipped in praline that we're making with the same berry. And you have inside a gel made from tomato and jasmine tea with dried plums from the summer season. Here we have the SCOBY, and this is the mother of the kombucha, essentially like the lievito madre for sourdough bread, is what you're eating on the ice cube. È molto difficile darvi la traduzione degli ingredienti di questi piatti perché molti di questi sono tipici della zona. Ad esempio, rose hip e il cinorrodo. Alzi la mano chi non usa il cinorrodo a casa. Ho un attimo l'ansia da prestazione, come lo infilzo? Non dovrebbe essere difficile. Ok, ce l'ho fatta ragazzi. Ok. E adesso vai sul cubo di ghiaccio. Ha una fortissima acidità, però allo stesso tempo è molto piacevole, non è forte e ha dei sentori dettati dall'infusione che gli è stata fatta. Interessante. Sa di gelatina, sembra una jelly, sembra una caramellina. Dolce e acida e una punta di sale. Questo era viola, quello che ci ha fatto vedere la Belge, perché questo qua è stato marinato, infuso in qualcosa che non ho capito, ma grazie ai sottotitoli voi credo che lo sappiate. Dolce, con un forte sentore di rosa, e in fin di bocca ti arriva la spinta acidula, super interessante. È una via di mezzo come sapore tra una fragolina di bosco, però dentro è anche molto cremoso ed è ripieno di qualcosa di croccantino anche. Quanto siamo approssimativi oggi, ragazzi? Non è solo un tema di inglese, è anche un tema di ingredienti complessi. We have for you some Hokkaido pumpkin. It's been cooked in pumpkin seed oil. It's served in a tart that's made of lacto-fermented plums, some nasturtium leaves and coriander seeds, and a fermented pumpkin that we dry. We call it pumpkin bushi, similar to katsubushi, but it's actually the same technique applied on a vegetable. Ragazzi, questo piatto è un quadro, non dico altro. Vedete, questa è una tartelletta data dall'essiccazione di qualche succo di frutti rossi. All'interno trovate la zucca che è stata cucinata seguendo la tecnica del katsubushi, quei fiocchetti di tonno fermentati ed essiccati che sono tipici della cucina giapponese. Dopo questa maestrale introduzione al piatto siamo pronti all'assaggio. Il guscio è salato, io me lo aspettavo dolce vista la conformazione, molto acido, la zucca è morbidissima, ci sono questi semini di coriandolo, è delizioso ragazzi. A me la prima cosa che viene da dire è che è proprio bellissimo. Cioè, guardate che impiattamento super curato. Questo piatto è tanto complesso da vedere quanto da spiegare, perché i sapori dentro sono tanti. Non sono certo di avere intuito tutti gli ingredienti che ci sono stati raccontati, però il sapore della zucca con anche il sapore della tartelletta acidina e dolce di fondo è davvero molto buono.
The hot tea here, it's made with the stems from the tea bush from Malawi, and then we put a little bit of fermented fig leaf in there as well. The sake is from Fukushima in Japan, made by Niida Honke. It's a Ginjo sake, one of the only 2 brewers in Japan that make sake with organic rice. Abbiamo alla base, non si vede coperta, una custard fatta con un latte di noci, ricoperta con una vinaigrette. Usiamo un olio di noci con del catsup, ovvero un sale che noi facciamo qui ricavato dall'alga, e il tutto viene finito con delle noci fresche. Quindi andiamo a pelarle, tagliarle a mandoline e a ricomporre il nostro piatto che avete davanti. Finito con del whisky spray vinegar. Come sicuramente starete notando, stanno arrivando un sacco di piatti a base vegetale, perché su un menù di 18 portate, portare proteine probabilmente ti stende. Quindi l'obiettivo è quello di dare leggerezza alternando piatti di carne a piatti vegetali. Super curiosa di assaggiare questo piatto dove esiste un solo ingrediente, la noce, in diverse preparazioni. Sotto c'è la custard che ci diceva, eccola qua, la vedete? Vaporizzazione di whisky torbato sopra, noci fresche. Buonissimo. Come potenziare il gusto e la caratteristica di un ingrediente? Allora, io do una mischiatina, ragazzi. Il gusto di noce chiaramente è quello prevalente, però il modo in cui è stata condita e anche direi affettata la rende molto piacevole al morso, perché di fatto sono riusciti, tagliandola in questo modo, a creare un'insalatina di noce che è davvero piacevole. Il gusto del whisky non è invadente e non vi stufa, nonostante si tratti di fatto solo di noce. It's a little sandwich. We have salted cherry leaves, and then we have some slices of white truffle, and in the middle of this white part is actually a cheese mousse made with a Danish cow's milk cheese called Gammelkneis. Dobbiamo fare in fretta perché si scioglie. Come al solito ansia da prestazione nel non combinare un casino. Le foglie sono fatte in maniera diversa, perché questa è essiccata, questa sembra fritta. La base è veramente croccante, il tartufo è delizioso, è tartufante, e il formaggio Formaggiante? non è formaggiante, è una mousse e quindi è estremamente delicato. Innanzitutto mi hanno refillato il sakè, la cosa mi fa molto felice. Perché me l'hanno refillato? Non perché sono bello come il sole, poteva starci come motivo, ma in realtà me l'hanno refillato perché accompagna 2 piatti. Devo dire che non si sta sciogliendo, sta reggendo abbastanza bene. È un piatto fresco. Autunnale. Sì, autunnale, particolarmente sapido e piacevole al morso perché la parte sottostante è croccante. Il sapore predominante non è quello del formaggio, ma è quello del tartufo. Golosissimo. A juice here made with quince and saffron. To that we add a little bit of koji oil as well. So we blend it into the juice with the ultrasonic machine, so that way we conserve all the flavors in there. And for you it's Chenin Blanc from Vouvray in France. It's from the Loire Valley, made by Thomas Pouechavi from 2020. Next serving here we have some Arista apple that coming from Denmark. We season with some blackcurrant praline and some pineapple wheat. On the middle that is wild boar. So we carry some koji and some black olive, and we season with some Madagascar pepper as well. È tornato il momento Super Quark, parliamo del Wild Boar, che adesso vi facciamo vedere chi è. Lo conoscete bene, è il nostro amico cinghiale. Su questo succo sono curiosissima perché mela cotogna, zafferano e olio di bacche di koji che viene emulsionato. Infatti lo vedete particolarmente denso e viscoso. Che buono il retrogusto di zafferano, e rimane persistente grazie all'olio. Vediamo se si combina bene con il nostro amico cinghiale. Giano non finisce i compiti, ma ci penso io. È che Giano starebbe lavorando a fare n riprese, ma vabbè, diciamo che Giano non finisce i compiti. Comunque la perfezione estetica di questa fettina di mela con la rissa sopra non ha eguali, secondo me. Mela dolce, condimento acido sopra, granellini di sale, non vedo l'ora di prendere un pezzettino di cinghiale. Faccio il bis. Ma onestamente io su sto canale del maiale devo ancora dire qualcosa. È una bomba, poi mela e cinghiale. Ho detto maiale, ma alla fine il cinghiale alla fine è suo cugino.
suo cugino con 2G. Queste fette di cinghiale sono il boccone più buono e goloso arrivato fino adesso. E vi dirò di più, visto che si parla di mela combinata col salato e visto che il tutto è già stato affettato, perché non metterli uno sopra l'altro e mangiare tutto insieme? Ci stanno da Dio. A serving of a gel. This one got made on mushrooms and onion, and then you get a ring of sunflower seeds all around with a little bit of whipped cream in the center. The dish actually sits as well in the head of the sunflower, which we dried out, and that's why it's a little bit more elevated. Quello che apprezzo in modo particolare e che vale la visita dopo soli 4 mesi rispetto alla visita precedente è che i piatti sono totalmente diversi. Dai fiori dell'estate si è passati ai colori più tenui e caldi dell'autunno, e qui trovate un piatto bellissimo fatto con una testa di girasole essiccata che contiene una ciotolina al cui interno ovviamente ci sono anche i semi di girasole. La gelatina è acida, qui avete diverse consistenze che si contrastano. La crema vellutata, consistenza gelatinosa del fungo, croccantezza dei semi. C'è questa gelatina fresca e acida, anche a tratti affumicata, che sa di fungo. Ci sono i semi di girasole croccanti e questa cremina di cui non ricordo la descrizione, forse è un formaggio. So we have a reindeer brain omelet with a pheasant oil sauce. Credo sia record di descrizione più breve di un piatto in uno stellato. Non c'è bisogno di ricorrere a Google Translate perché reindeer brain, cervello di renna. Semifreddo? Il cervello fa parte anche della cultura italiana, nessuno scandalo rispetto a questo punto. Momento super quark perché Giano non si fidava del fatto che sapessi che cosa volesse dire. Reindeer vuol dire renna. Vabbè ragazzi, a me mi piace questo momento super quark, ve lo faccio per tutti gli animali, ok? Sono tornate le posate preferite di Giano. Allora, innanzitutto vabbè, vi faccio vedere la consistenza dentro, visto che dentro i piatti del Noma non vi porta mai nessuno. Ok, questo è il cervello. Solitamente quando io l'ho assaggiato all'interno dei piatti di fritto misto ha una consistenza molto più spugnosa. Qua è cremosissimo. Se non vi dicono quello che è, mai più lo andate a indovinare. Ah, che belle le posate di legno del Noma. Che buono, raga. È un bocconcino caldo, cremoso, e la schiuma esternamente è fredda e acida, quindi lo compensa molto bene. È il solito discorso trito e ritrito che vi ho fatto 1000 volte. Se non vi dicono cos'è, ve lo mangiate di gusto. So the juice is made out of a combination of 2 different kombuchas. The one is ancho chili kombucha, and one is made from the husks of the smoked corn, like a corn bushi. And then we added some extra chili to spice it up a little bit. And then the wine is made from Manu Lassagne made this in the champagne, so it's a still red champagne. Côte Champenois that is called from Pinot Noir grapes. Next serving we have a mushroom salad. We have some foraged mushrooms coming from around Copenhagen. Inside the salad some fresh herbs and some roasted chestnuts. Apriamo questo guscio di cera d'api, non so se avete notato il piatto, e qui dentro c'è una festa. Dove tutti sono invitati. No, dove sono invitata solo io, però vi faccio vedere la varietà di funghi che sono dentro. Bellissima e buonissima, ragazzi. Guardate il dettaglio di questa insalatina. Franci, riesci a far vedere di preciso che cosa c'è qua dentro? Guardate quanti singoli ingredienti ci sono. Immaginate quanto ci hanno messo per assemblare questa insalata, quante cose diverse ci sono qua dentro. Immaginate la festa Nella vostra bocca. nella tua bocca. In questo caso nella mia, ma io per la proprietà transitiva è come se fosse nella loro bocca. Ah, come dite? No? Funghi, castagne, insalata, fiori, tutto tiepidino, è una cosa eccezionale, ragazzi. Ma come? Con l'insalata un vino rosso? Devo dirvi che ci sta anche molto bene. Succhino di Franci. Our reindeer tongue. In this case we roast it in a very hot pan. We finish it with this butter sauce that we make with wine vinegar and oxidized wine reduction. Rimaniamo sulla renna, ma passiamo alla lingua. Franci vi spoilerà spudoratamente tutto su Instagram. Ricordatevi di seguirla. Lingua di renna, da inzuppare in questa cremina. Ho ufficialmente un problema. Mi hanno portato un solo pezzo di carne che mi sono già ingurgitato, ma c'è ancora parecchia salsa. No raga, è pazzesca, non potete capire. Se venite al Noma non usate le dita, però è pazzesca. A juice here made with blackcurrant, slowberries and pine. And then the wine here, it's going to be a Georgian one. This is made with Saperavi. That's their most planted red wine grape variety.
Adesso che hai fatto sta scenetta che li hai presi tutti e due, bevili contemporaneamente. Black currant e fragole e soprattutto arriva un piatto. This one is a serving of deer. We get the whole deer in and then we can dry age it for 2 to 3 days. After that, the chefs butcher it down into smaller pieces, which get then dipped into beeswax. So with that, it has an outer layer, which makes it possible for us to age it even longer. You get the cut of the rump, and this one comes together with the sauce that got made on deer, as well blueberries and fig leaf oil. To the side, you find a lot of different pickles, and then you have as well on the rock the fat of the deer. We have separated those two. The stone has a very hot temperature, and the plate is just a regular. There's a little ramekin here, which has some horseradish juice inside. Dopo una velocissima ricerca su Google abbiamo compreso che ci è stato servito lo scamone di cervo. Qual è la cosa interessante? Che ogni tavolo ha in realtà un pezzo diverso dell'animale, perché è stato comprato tutto l'animale e quindi ovviamente a seconda del tavolo viene servito un pezzo diverso. Adesso lo assaggio accompagnandolo con il grasso. Questa pietra qua è rovente e quindi mantiene il grasso caldo. E ora accompagniamo con i diversi pickle, perché il boccone ovviamente questo è molto grasso e quindi servono dei sottoaceti. Pickle sembra tipo di rosa, salsa raffanata A piacere. a piacere e a noi piace molto, quindi la aggiungiamo. Che profumo! Qualcosa mi dice che con Rafano hai avuto troppo piacere. Buonissimo, è veramente piacevole. Chi sono io per non seguire le orme di Franci e fare come ha fatto lei? Primo pezzo va via in purezza. Il secondo pezzo con il grasso. E qui mi aspetto di godere forte. Posso avere solo il grasso? Raga, il grasso è una roba che vi cade la mascella. Secondo me a vederlo così non ispira tanto, perché dà la sensazione che sia una roba che non riuscite a masticare, è fastidiosa, si scioglie letteralmente. Immaginatevi che questo è un filetto di burro. Ecco, è un filetto di burro. Terzo e ultimo step con i sottaceti e il rafano. Questo è il boccone perfetto. La grassezza del grasso della carne, l'acidità, la parte raffanata che va a pungere, l'equilibrio in quest'ultimo boccone era perfetto. So this is a wild game bird by the name of teal, similar to the duck family. It's a red meat. So it's been barbecued whole and glazed with a glaze based on sep mushrooms. Proviamo anche il petto di questo uccello che ha chiamato teal, ma che non ho ancora ben identificato di che uccello si tratti. Voi a casa avrete già capito probabilmente. Ecco, questo qua come sapore è decisamente più selvatico. Commento sulla presentazione dei piatti, perché sicuramente non sarà passato inosservato. Vedere presentato in tavola l'uccello aperto e morto sicuramente è di grande impatto. La filosofia dietro a questo approccio è quella di farti vedere effettivamente da dove arriva la carne che tu stai mangiando. Dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui stiamo mangiando la carne non nasce nella vaschetta del supermercato chiusa. Siamo parzialmente giustificati nel non aver capito di che animale si trattasse, perché è un animale tipico di queste parti o comunque del nord Europa. Si chiama teal bird e in italiano Google mi dice alzavola. E tu lo conoscevi? Per tradurvela in modo comprensibile è un'anatra. Have you ever been to Japan? Yes. So you are familiar with soba-cha? Sometimes they give you a little bit of the cooking liquid of the soba noodles afterwards. So a little bit of that we put into this juice, apples, and then roasted chestnuts as well that we infuse into it, a bit like a tea. And then the wine here is from southern Austria. It's from Styria, made by Maria and Sepp Musta. So Sauvignon Blanc from 2017. So this is the first of the sweet bites. This is a tree sap pie. The tree sap comes from the peach tree. We get it from Japan. This one is seasoned with rose and birch. We make the tart shell from cream. It's frozen very quickly. We advise to eat this one pretty quickly in one bite before it melts. Anche in questo caso ci hanno avvisato in fretta perché si scioglie. Secondo me devono aver capito che siamo due non proprio velocissimi nel mangiare i piatti. È come se fosse una mousse ghiacciata. Ecco perché non si scioglieva. Era tipo meno 50 gradi. Buonissima, ragazzi. E chiaramente per fare in modo che non si sciolga anche la pietra è bella ghiacciata. Ice cream made with hazelnuts, with fresh hazelnuts, so it has a different flavor than the dried ones again. Underneath is a little bit
bit of candied chanterelle mushrooms, different dried berries, and then oil made from the hazelnuts as well around. Ah, vedete qua dentro. Non si capisce bene cosa c'è dentro, ragazzi. Oddio, questa sorta di gelatina e di nocciole ed è la cosa più buona che io abbia mai mangiato. Wow. Ah, e qui dentro c'è un funghetto. Ma che bello! Ovviamente il mio si è sciolto nel frattempo. No, ma è incredibile. Raga, io vi dico solo una cosa. Vi dico una cosa che non avete mai sentito dire. Siete pronti? I funghi nel gelato. Ciao. Quello che avete davanti è la nostra petit four. Partiamo dal caramello, andiamo a ricreare una pigna con un caramello. All'interno abbiamo del woodruff e del pino, con una piccola nota di aceto balsamico. Cerchiamo di avere una parte italiana all'interno. Poi avete la salsa col sumac, è una salsa al cioccolato con 2 oli all'interno, un olio di sambuco e un olio di rosa. Tutto viene accompagnato con questo fiore di sumac. Poi abbiamo una pigna, è una vera pigna che noi siamo andati a cuocere in uno sciroppo. Al di sopra c'è una piccola pelle di juniper. Juniper andiamo a pelarlo e a ricavare solo la pelle e andiamo a condirlo con dell'olio di ribes nero. Siamo alla fine, ragazzi. Vado di pigna. È una sorta di caramellina mou attaccata al ramoscello, molto buona. Sa di pigna, mi vado anche a succhiare il ramoscello. Questo c'è stato specificato che va intinto in questa salsa di cioccolato, ma poi non va morso, ma va solamente ciucciato. Sa di cioccolato, ma ha delle note molto molto acide, secondo me legate proprio a questa pianta. Che bella idea, ragazzi. Chiudiamo con un'altra pigna, di cui non ricordo una mazza. Franci? Questa dovrebbe essere balsamica e pulirti la bocca. Balsamica e pulirti la bocca. Totalmente diversa dalla prima. Questa è una vera pigna. Acida, balsamica, molto buono. Allora facciamo un giretto, più che in cucina, nella zona barbecue, che è la zona dove non vi abbiamo portato l'altra volta, per farvi vedere qualche cosa di diverso, insomma, perché altrimenti su sto canale vedete sempre le stesse cose. Buongiorno. This is the barbecue station. This is the barbecue station. It's very tiny. And what are you cooking here? We're doing the guinea fowl skin, faraona, la renna, main course. Ok. Quello piccolo uccello di anatra, quello che hai preso dopo il main course, e anche la pancia di cinghiale. Questa stagione siamo molto molto busy in questa sezione. Tu sei la protagonista del menù. Ok. E qui fa caldo. Sì, molto. C'è un altro ragazzo che lavora qua, Ok. io qua e altri 2 lì. E c'è livelli qui, Ok. mettiamo il carne per restare e anche il grasso. Per riposare, ok. Esatto. Ok. Questo è il grasso che ci hai servito sulla pietra, giusto? Esatto. Sì, E sì, come sì. hai fatto a renderlo così tenero? Noi iniziamo prima nella padella, facciamo veloce per prendere un po' di colore e poi sulla griglia molto molto lento. Questo è... siamo fuori qua. Sei all'esterno? Sì, sì. Ok. E noi abbiamo messo tutto questo per stare più caldo. Certo. Perché senza questa Troppo c'è freddo. troppo vento e molto molto freddo. A differenza di quello che potreste pensare, qui dentro non si muore dal caldo perché di fatto siamo all'esterno della struttura, quindi in realtà il calore che arriva dalle griglie va a compensare il freddo che arriva da fuori. Facendo un giretto abbiamo scoperto che non c'è soltanto la sala dove abbiamo mangiato noi, ma ci sono altre ben 2 sale. Quindi, cavolo, ci sono un sacco di coperti. Ora capisco perché vanno tutti come delle macchinette impazzite. Thank you, bye bye. Ma ci cacciano. Eccoci per la nostra fantastica chiusura di questo video settimanale. Molto contenti di essere tornati qui al Noma per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Per quale motivo? Perché i menù sono diversissimi l'uno dall'altro. Veggie season, game season, ocean season, tutti e 3 raccontano degli aspetti diversi dell'interpretazione della cucina da parte di René Redzepi. Per quanto la Ocean non l'abbiamo fatta, però questo discorso dovrebbe comunque stare in piedi, diciamo così. Faremo anche la Ocean e non si sa. Prima dobbiamo mettere da parte un po' di soldi, credo. L'esperienza è stata pazzesca. Mi aspettavo onestamente di essere invaso dalle proteine, invece così non è stato. E la cosa, devo dirvi che ci è piaciuta perché la parte vegetale continua a rimanere protagonista
anche in questo menù. Non vi aspettate di venire a fare la game season e sfondarvi di carne, nel senso che la carne è assolutamente presente nel menù, però è anche correttamente alternata con tanti piatti a base 100% vegetale. io vi aggiungo anche un'altra considerazione: fai la veggie, poi vieni a fare la game e pensi vabbè, la game spaccherà tutto, no? Per me sono alla pari, cioè io non trovo che la game abbia spazzato via la veggie. La location continua a rimanere pazzesca. Mi piace anche molto il fatto che abbiano rivisitato tutta la sala allestendola in modalità autunnale, autunno/cacciagione. Il conto è molto facile, ragazzi. Abbiamo pagato la stessa cifra che abbiamo pagato nel precedente menù. 11.800 corone, equivalente circa a 1.600 euro. È una fortuna. Sì. Sì, stiamo sanguinando dentro. Stiamo sanguinando dentro e voi direte ma il menù vegetale costa come quello della cacciagione? Sì, ragazzi, perché quello che la maggior parte della gente non ha ancora capito è che in questi posti non paghi il costo della materia prima, o meglio, il costo della materia prima è una piccola parte del conto, ma la maggior parte dei soldi li spendi nel fatto che questa gente fa un sacco di ricerca, un sacco di studio, quindi ci sta che paghi la veggie season esattamente come la game. Franci, ti prego, dillo in modo meno polemico. Il costo della materia prima non è così importante come il costo della ricerca per cucinare quella materia prima. Tanto lo sai che non sarai riuscita a convincere un sacco di gente, vero? No, assolutamente. Perfetto, René, se mai guardassi questo video e ci volessi invitare per la Ocean. Ma no, ma noi non accettiamo inviti. Ma noi tanto non li accettiamo. Esatto. Infatti volevo giusto dire, René, sappi che comunque non lo accettiamo l'invito. Però non lo montiamo questa parte qua, perché metti che ci voglia invitare. Ma metti caso che per errore guardi il video. Detto questo, fate like, condividete, ci vediamo alla prossima settimana.